Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la borsettina che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto unisce due shop. Infatti realizzerò questa borsa mixando qualche accessorio acquistato su Temu, potete vedere l'unboxing in una diretta del canale di qualche tempo fa, a dei filati e degli altri accessori di casa Tessiland. Andiamo a vederli nel dettaglio. Fettuccia Pandoro Queen nella variante blu. Abbinerò un pezzettino di stoffa Ton sur Ton per andare a foderare il mio progetto, che lavorerò con un uncinetto numero 3. Servirà naturalmente ago da lana, marcapunti, forbici, ago e filo per incorporare la fodera qualora anche voi decideste di foderare il vostro progetto e i ponticelli. Ho scelto un hardware dorato per andare in pandan con questo meraviglioso manico che vedremo tra pochissimo. Casa Tessiland per i ponticelli, altro hardware Temu. Abbiamo una chiusura che vedremo come si comporterà, questo manico meraviglioso ed un fondo 22x10. Ho scelto la variante rossa che si va ad abbinare perfettamente con questi colori in stile marinaro. Possiamo ora procedere con il tutorial. Inizieremo questo progetto dal fondo. Ci inseriamo nel punto centrale del lato corto con l'uncinetto e ci incorporiamo il nostro filo. Ancoriamo il tutto con una catenella e rientriamo nello stesso punto con una maglia bassa. Portandoci appresso la codina, entriamo nel foro successivo, eseguiamo un'altra maglia bassa, ancora foro successivo, maglia bassa. Nei tre fori che costituiscono l'angolo, questi tre, andiamo a realizzare un aumento, pertanto struttureremo 2 maglie basse in ognuno dei fori. A questo punto proseguiamo con una maglia bassa in ogni foro disponibile, fino ad arrivare al punto che precede l'angolo. Vedete? Questo è l'ultimo punto, poi abbiamo i nostri 3 punti che fanno girare la lavorazione. Ora dobbiamo portarci dal lato opposto. Nel mio caso io ho 1, 2, 3, 4 e 5 punti singoli da realizzare, uno in ogni foro. E poi continuo con i miei 3 aumenti, proseguo per altri 15 punti nel mio caso, altri 3 aumenti, altri 2 punti e mi chiudo con una maglia bassissima nel primo punto eseguito. A questo punto, come consuetudine, andrà fatto un giro di maglia bassa in costa. Il punto di lavorazione non ha multiplo, vedrete infatti che resa meravigliosa nonostante la semplicità di quello che andremo a fare ora. Iniziamo con una catenella, entriamo nel primo punto disponibile con una maglia bassa. Io vado comunque a marcare la mia catenella, punto successivo, maglia bassa. Dobbiamo realizzare 3 giri consecutivi di maglie basse lavorando punto su punto. E da qui voltiamo il lavoro e iniziamo a realizzare i nostri punti puff particolari. Filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto disponibile ed estraiamo subito il filo. Questa è la prima gettata del nostro punto puff. Riprendiamo il filo e questa volta non andiamo a effettuare la seconda gettata nel punto da dove siamo arrivati, ma andiamo nel punto sottostante, questo qui, con la nostra seconda gettata. Tiriamo leggermente e chiudiamo tutto insieme. Proseguiamo nel punto successivo, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, ripeschiamo il filo, tiriamo leggermente e riprendiamo altro filato dal gomitolo, dalla rocca. La seconda gettata non la realizzeremo nello stesso punto dal quale siamo fuoriusciti, ma in quello sottostante. Entriamo, ripeschiamo il filo, fuoriusciamo, 5 asoline sull'uncinetto, che si vedono, ecco, in questo modo si vedono molto bene. Chiudiamo tutto insieme. Dobbiamo ripetere questa operazione per tutto quanto il giro punto su punto. Terminato il nostro giro, ci andiamo a chiudere nella catenella marcata con una maglia bassissima, in questo modo. Da questo momento in poi lo schema si ripete, quindi ora dobbiamo realizzare una catenella, voltare il lavoro e realizzare 3 giri di maglie basse senza voltare più. Volteremo il lavoro soltanto per realizzare il quarto giro di punti puff. Dobbiamo protrarre questa lavorazione fino a raggiungere l'altezza che desideriamo.
Mi sono alzata per 13 cm. Una volta completato il motivo con il punto puff, ho realizzato una riga di rifinitura a maglia bassa e poi ho tagliato il filo. Voglio iniziare a realizzare una patella con lo stesso punto di lavorazione, che questa volta però lavoreremo su righe di andata e ritorno e non più in tondo. Per capire quanto realizzare larga la nostra patella, andiamo semplicemente a doppiare, vedete, la nostra lavorazione e a contare tutti i punti. I miei sono 75, 75 diviso 2 fa circa 37 e io che cosa ho fatto? Dall'estremo margine ho messo un marker in un punto e da quel punto ho contato 37 maglie, la 38esima l'ho marcata ed ecco come ho trovato la perfetta metà dei miei due pannelli in questo caso, quindi rimane una parte dove andrò a realizzare la mia patella e l'altra invece dove lascerò la lavorazione così com'è. Per realizzare la patella metto un attimo da parte il lavoro e prendo cordino di nuovo e uncinetto. Abbiamo detto che abbiamo 37 punti di larghezza e quindi cominciamo con 37 catenelle, successivamente poi incorporeremo il pannello. Vado avanti e vi faccio vedere la lavorazione su campione. Realizzata la vostra catenella, nel mio caso di 37 maglie, ma ora vi faccio vedere in scala, aggiungiamo una catenella e cominciamo con le nostre 3 righe di maglia bassa, lavorando punto su punto. E al termine della terza realizziamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e proseguiamo con la parte strutturata con i nostri puff, esattamente come abbiamo fatto per tutto il nostro lavoro. Dopodiché continuiamo con le nostre 3 righe di maglia bassa seguiti da una quarta con il punto puff. Lavoreremo semplicemente su righe anziché in tondo. Andiamo avanti fino a realizzare 3 righe di punto puff. Tornati a grandezza naturale, ecco come si presenta la mia patella. A questo punto io voglio iniziare a diminuire per creare una sorta di bustina. Quindi utilizzerò appunto le mie righe di maglia bassa, senza eseguire la catenella, quindi volto il lavoro, per iniziare a diminuire. Entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel secondo, prendo il filo e di fatto chiudo tutto insieme realizzando una prima diminuzione e vado a marcare. Proseguo per tutta la mia prima riga a maglia bassa, lavorando punto su punto, fino a raggiungere la penultima maglia dove inizierò la mia diminuzione. Ho continuato con la lavorazione fino a raggiungere l'esatta misura della mia chiusura, vedete? Ma non vado a montarla subito perché prima realizzo un giro perimetrale per la mia patella, andando a pareggiare un pochino gli angoli. Montata la nostra chiusura andiamo ad applicare la patella alla nostra bag e vado a far combaciare semplicemente il dritto con il dritto. Prendo il primo punto che fa angolo e lo faccio combaciare col punto dove ho messo il marker. Ora incorporo il filo e mi ancoro con una catenella. Entro nello stesso punto riprendendo entrambi i miei pannelli e chiudendomi con una maglia bassa. Proseguo per tutta la riga allo stesso modo, prendendo tutto il punto di entrambi i pannelli e realizzando una maglia bassa fino a raggiungere l'altro marker. Patella incorporata e simulo un assemblaggio. Ecco, questa è un'altezza che mi può piacere, quindi so che in questo punto posso andare a collocare la parte inferiore della mia chiusura. Apposta la chiusura, guardate già che meraviglia, ovviamente in questo momento l'ho imbottita in modo da darvi l'idea di come si presenterà. Non ci resta ora che andare ad apporre i nostri ponticelli. Per individuare il punto dove inserire i ponticelli, in questo caso ci basterà semplicemente andare a contare i nostri punti da un aumento all'altro, vedete? Qui ho l'aumento, qui ho l'altro, ho 1, 2, 3, 4, 5 punti. Quindi nel terzo punto, quindi nel punto centrale, io trovo automaticamente il mio centro e so dove andare ad apporre il mio ponticello. Mettiamo da parte la nostra borsa e occupiamoci della fodera. Dobbiamo ritagliare 2 scampoli in questo caso. Il primo sarà la parte che fodererà il corpo borsa e l'altro sarà quello che riguarda la patella. Per il corpo borsa molto semplice individuare la dimensione. Abbiamo già il perimetro, nel mio caso 62 cm, e a questi 62 cm aggiungiamo un paio di centimetri sempre per andare poi a ripiegare la nostra stoffa. Quindi 64 cm per un'altezza che sia tanto quanto
la mia altezza totale della borsa che è 13 cm più gli 11 del fondo, quindi abbiamo 24 cm. Aggiungo altri 2 cm come al solito per ripiegare poi la mia stoffa e quindi arrivo a 26. Pertanto il mio rettangolo sarà 64 per 26. Per quello che riguarda la patella, molto più semplicemente ho aperto la mia pochette e ho disteso la patella sulla stoffa, dopodiché eccedendo di 1 centimetro perimetrale sono andata a tracciare una linea, un contorno. Ho tagliato poi la stoffa e quindi adesso mi trovo con una sagoma leggermente più grande della mia patella, ma in tutto e per tutto simile. Per foderare il corpo borsa dobbiamo realizzare un sacchettone. Quindi prendiamo la nostra stoffa, la mettiamo con il rovescio verso il piano e la andiamo a doppiare. Ora con ago e filo dobbiamo realizzare una cucitura a chiudere ed una cucitura su un lato, in modo da lasciare aperta solamente un'estremità. Ho cucito grossolanamente per farvi vedere come procedere ora. Andiamo nella parte del lato chiuso e pizzichiamo la stoffa in questo modo, ricavando un triangolino, vedete, da entrambi i lati. Dobbiamo arrivare a piegare la nostra stoffa fino a raggiungere lo spessore del fondo che abbiamo scelto. Tracciamo un segno col gessetto e facciamo altre 2 cuciture. Ho ottenuto il mio sacchetto, ripiego i bordi e lo vado ad applicare alla mia borsa. Con l'aiuto delle mie pinze vado a fermare lungo il perimetro la stoffa. Ho collegato una clip per farvi vedere come di solito io cucio la fodera. Entro trasversalmente, vedete, nel cordino o nel filato di lavorazione e poi altrettanto trasversalmente entro nella parte interna dove ho risvoltato la stoffa. In questo modo tiro e in questa maniera non si vede assolutamente nessun punto di lavorazione, pertanto potrete scegliere il colore che preferite. Continuate per tutto il perimetro. Io ho stabilito di non foderare poi invece la parte della patella, ma qualora foste interessati basterà semplicemente replicare quello che abbiamo fatto nella parte del corpo della borsa. A questo punto non ci resta che inserire il nostro manico ed ecco come si presenta il nostro progetto terminato. Come potete vedere la borsa non è affatto piccina, è assolutamente capiente ed ha varie particolarità, partendo proprio dal punto di realizzazione all'hardware assolutamente in pallet, che ve lo dico a fare, ma sicuramente particolare. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Se vi va di supportare il canale o di offrirmi un caffè, vi invito a cliccare nell'icona qui in basso a forma di cuore per mettere in evidenza con una donazione un vostro commento. Io vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.